Salve a tutti, oggi faccio la recensione di questo meraviglioso condizionatore d'aria Olympia Splendid modello Arial S1E C, quindi 10 sta per 10.000, poi fanno anche la versione da 12.000, 18.000 e 24.000. Le dimensioni di 80 cm e mezzo di larghezza e di un'altezza di 28 cm e mezzo e di una profondità di 21 cm. Il design, come vedete, è pulito, non ci sono LED, non ci sono altre cose, è bianco, è un design molto molto classico e ora andiamo a vedere come sono i filtri. Quello è il coperchio di sopra, si apre e da lì ci sono buona qualità di filtri, sono due. Come vedete la batteria è Durafin, che poi dopo vi spiego cos'è. Quello è il sensore di temperatura e qua abbiamo poi il display e il wifi si mette lì dentro, qui. I materiali è plastica buona, ottima plastica. Questo è anche il secondo climatizzatore che ho fatto installare sempre di Olympia Splendid, perché sono eccellenti climatizzatori. Questo è un 12.000, quello è un 10.000, è uguale di dimensioni sia nell'unità interna sia nella unità esterna. Cambiano soltanto la potenza e la capacità di raffreddamento e di riscaldamento. Per il resto è tutto uguale. Questo, come vediamo, è l'unità esterna. Come vediamo, questo ha un bellissimo design. Il design è bello, poi comunque è abbastanza robusto, sì, esatto, una buona qualità di materiale, griglia quindi in plastica, come vediamo se si può vedere, quindi la ventola è blu, colore blu in plastica, credo sia in plastica o forse in metallo, è di tipo inverter e Toshiba, quindi il compressore Toshiba, e qui abbiamo poi la scheda elettronica. Le dimensioni sono quindi larghezza di 72 cm di larghezza, altezza 49 cm e mezzo e la profondità di 27. In dotazione abbiamo il libro di istruzioni, che è questo qua, è fatto molto bene, come vedete è scritto molto chiaro, c'è scritto tutto dall'installazione ai suggerimenti, alla pulizia, alle impostazioni, eccetera. Poi abbiamo quindi l'etichetta energetica, come possiamo vedere in classe A++, condizionatore in aria fredda, e in pompa di calore e in classe A3+, quando ovviamente siamo con il rosso, quindi ovviamente Sud Italia, le isole e questa parte qua dell'Europa. Poi quindi abbiamo in classe A+, consumo in classe A+, quando ovviamente è di verde. Ovviamente ci sono i suoi consumi, lo scoop è 5,1 e 4,0, il raffreddamento è 6,3. Poi abbiamo quindi la rumorosità, unità esterna, quindi 62 decibel massimi e 54 decibel di unità interna massimo. Ovviamente in questa posizione è quando è in modalità turbo. Poi quindi abbiamo, a me hanno dato il filtro, questo è un filtro aggiuntivo da mettere sopra il filtro, quindi un filtro ai carboni attivi. E poi almeno da me, mi hanno dato anche il kit del wifi, quindi il kit del wifi, la scatoletta dove c'è ovviamente, questo è il libretto di istruzioni della chiavetta,
che a me l'hanno data in dotazione. Questo è il telecomando ha un bel design, questo è il sensore di temperatura, 2 mini stilo di batteria, si tiene bene in mano, ha una buona ergonomia e ha una buona qualità di materiale. Questo è il display che è monocromatico, si illumina di arancione quando noi lo accendiamo oppure quando accendiamo una delle funzionalità. Poi abbiamo quindi la modalità mod, che è freddo, caldo, deumidificatore, ventilazione e automatico. Poi abbiamo quindi la modalità ventilazione, che ce l'abbiamo qui sotto, ed è minimo, medio, massimo e automatico, e modalità silence. Quindi in realtà sono 5 modalità di ventilazione. Poi abbiamo quindi la modalità sleep, che è quella notturna, sale di 1 grado ogni ora. Poi abbiamo quindi la temperatura avanti e indietro da 17 gradi a 30 gradi, un range di temperatura. Poi quindi abbiamo la modalità turbo, che la modalità turbo è quella là per far rinfrescare l'ambiente oppure riscaldare l'ambiente in pochissimi minuti, però ovviamente il compressore lavora a una potenza maggiorata di più di 1000 watt, 1200 a seconda anche dal modello. Poi abbiamo quindi la funzionalità self clean, che è la funzionalità quella là dove pulisce la batteria del condizionatore dell'unità interna per circa un quarto d'ora e a ventilazione minima. Quindi poi abbiamo la modalità LED, che è per accendere e spegnere il display del condizionatore, Follow Me ed è la temperatura che ce lo indica qui dell'ambiente interno. Poi abbiamo Swing ed è quello là automatico, Diretto è quello là manuale, però ovviamente abbiamo tantissime posizioni della lettera. Poi abbiamo Timer On, Off, quindi accendere e spegnere il timer, e la modalità Silence, che diventa ovviamente silenzioso, è ottimo anche per la modalità anche notturna. E poi anche, se premendolo più di 2 secondi, abbiamo ovviamente la funzionalità Frost Protection, che ovviamente è una protezione contro il ghiaccio, di più ovviamente per il motore a pompa. Questo è il consumo in standby, ovvero 1 watt e 1. Accendiamo il condizionatore premendo. Quindi lui prima si accende, va in ventilazione e poi attacca il compressore. Innanzitutto ha il gas R32, il nuovo R32, ha meno impatto ambientale di CO2, quindi 675 kg, rispetto al precedente R410 che arrivava fino a più di 2000 kg di CO2, quindi è molto molto efficiente rispetto anche a prima. Poi abbiamo quindi, vi posso dire già, la capacità di deumidificazione è di 1 litro su questo 10.000 e poi vi posso già dire il trattamento dei tubi, quindi della batteria interna, sia dell'unità interna che sia di quella esterna, è più importante quella esterna, per cui ha il trattamento che si chiama Golden Fin. Questo significa che è un trattamento anticorrosione della batteria del condizionatore. Tutto questo ovviamente per tutti gli eventi atmosferici anche estremi. Ovviamente la batteria rimane sempre in ottimo stato, quindi in una buona durabilità. Come vedete, quello è il display bianco che segna soltanto la temperatura, ovviamente quella là preimpostata dal telecomando, e il logo del wifi che è collegato al modem di casa. Il wifi c'è una recensione a parte in cui poi io vi spiego l'applicazione come funziona, la configurazione del wifi e tutto un po' come funziona. Al momento l'aria è fredda, molto fredda. Vi faccio vedere subito. Siamo a 845 watt di potenza nominale. Come arriva a temperatura ovviamente scende di potenza. Al momento quindi il motore è acceso a potenza nominale, non so se già sentite. Questo è il ventilatore abbastanza veloce.
posso dire quant'è di luminosità. Quindi 57-58 decibel, abbastanza silenzioso. Ho messo quindi in ventilazione minima. Allora, minima siamo a circa, vediamo se è vero, 37, 36-37 decibel. I gradi sono quindi 25, 32, 39 decibel, quindi siamo già a 36-37 decibel di luminosità a velocità minima. Vediamo come fa la velocità media e la velocità massima. Allora, questa è la velocità media. Andiamo sulla velocità massima. Ok. 46 decibel, quindi non sono proprio tutti dichiarati. Vi faccio vedere il ventilatore interno come gira e anche di quanto soffia. Ecco, quindi il ventilatore, come vedete, è blu, lo stesso colore della ventola dell'unità esterna. Faccio vedere la modalità turbo, come arriva la ventilazione al massimo dei decibel, quindi quelli là che sono dichiarati nell'etichetta energetica, ovvero i 54 decibel. Ovvero a questa modalità consumerà anche di più. Aumenta minimo a minimo. Siamo come dichiarato 53 decibel, quindi, e siamo a ventilazione massima davvero. Ovviamente nella modalità turbo. Vedete quindi la letta come gira, quindi innanzitutto andiamo per swing automatico. La letta si muove giusta, né troppo veloce né troppo lenta. Ok? Disattiviamo, quindi sempre premendo qui e andiamo su diretto. Vi faccio vedere quante posizioni ci sono. Ok, questo è ovviamente tutte le modalità della letta. Vedere inoltre queste due funzionalità, come avevo detto prima nel telecomando. Quindi il LED è così, vedete, si spegne e poi si riaccende, e Follow Me è così. Ok, e ovviamente il telecomando ha quella I che mi dice che ci sono già 28 gradi nella stanza, quindi tra poco va in temperatura e rimodula quindi la potenza del compressore fino a farla arrivare il minimo possibile. Quindi per disattivarla
Nel display possiamo vedere praticamente soltanto alcune funzioni. Allora, ad esempio al momento abbiamo soltanto la temperatura. Se non lo mettiamo in deumidificatore mi dice la temperatura della stanza e non quella preimpostata. Quindi quella preimpostata messa a freddo normale o messo a pompa di calore normalmente ci indica la temperatura preimpostata. Vi posso dire che ha un bel design con un display così acceso rispetto ai LED di prima. In quel display quindi possiamo noi vedere anche alcune funzionalità e alcuni invece possono essere anche dei codici di errore. Quando c'è scritto on ovviamente si illumina per 3 secondi, quando ovviamente si accende il timer, lo swing, quello automatico, il turbo, la funzionalità turbo e la funzionalità silence. La stessa cosa off, quindi poi abbiamo il nome in codice CF, questo ovviamente si illumina automaticamente quando la funzione di controllo dell'aria calda è in modo di riscaldamento. Dovrebbe essere quindi una funzione di controllo di quando è messo in pompa di calore. DF quando è sbrinamento del compressore, quindi se lo tenete molte ore acceso a pompa di calore, questo condizionatore di fuori, se c'è anche troppa umidità e troppa aria fredda all'esterno, ovviamente si forma del ghiaccio tra i tubi e quello ovviamente lui va in sbrinamento e a quel punto nel display vi esce DF. Poi SC Self Clean, quindi quella è la funzionalità Self Clean, e poi FP Frost Protection, questo ovviamente in aria calda, sempre a pompa di calore, ed è una funzionalità che si preme tramite telecomando. Non ho ancora provato la pompa di calore, vi aggiornerò nella descrizione del video come va il condizionatore a pompa di calore, se va bene o va male, quindi vi aggiornerò. E poi ovviamente vi posso dire soltanto il primo codice d'errore, quindi dovrebbe essere EC, significa mancanza di gas. Adesso proviamo la modalità silence, questa qua. Ora vedete subito la rumorosità come scende di botto. E ovvero anche i consumi stanno scendendo, vediamoli. Praticamente al momento è sulle 430 watt di potenza. 430 watt sono circa quando noi attiviamo la modalità silence, che lo vediamo qui. In rumorosità è circa 33 decibel. Questa è la rumorosità silence e la modalità silence, quindi abbassa anche i consumi. Una cosa che vi posso anche dire e che vi consiglio è che di notte mettete questa modalità silence, quindi che non si sente più, modalità quindi temperatura 28 gradi, non solo vi consuma pochissimo di notte, ha pochissima rumorosità, ma anche vi mantiene perfetti a 28 gradi. Beh, siamo sulle 52-53 decibel. È diventato anche molto più silenzioso rispetto a quanto è potenza nominale. Il ventilatore sempre gira. Peso un po' di tempo per la temperatura desiderata, quindi questo è il consumo minimo
che si registra in un condizionatore, ovvero 275 watt circa, che poi varia dai 270, 250, 280 watt, poi anche a seconda della modalità di ventilazione. Questo è il minimo. La ventilazione che dà è circa un'aria semi-fredda. L'inverter vi posso dire che è una bellissima tecnologia, perché ovviamente il condizionatore va a invertire i consumi e a questo punto anche la potenza. Quando arriva a temperatura che al momento ancora non è arrivata a temperatura e sta consumando a potenza nominale, perché deve arrivare a temperatura, ovviamente consuma come un classico condizionatore normale on-off che c'erano prima. L'inverter invece, come arriva a temperatura, invece di staccarsi come i vecchi condizionatori, invece va a consumare il minimo possibile e rimodula la potenza, come potrebbero essere 500 watt, come potrebbero essere 200 watt, come potrebbero essere 300, a seconda dell'ambiente, anche a seconda del condizionatore. Non tutti i condizionatori sono uguali. E ovviamente sono tutti i test che ho fatto io dei consumi tramite il tester che vi ho fatto vedere. Quindi questo è il modello del condizionatore che ho al momento, quindi che è inverter. Quindi allora in standby 1 watt e qualcosa, 5 watt quando uno lo attacca già dalla presa. Ventilazione silent, solo il ventilatore interno è 16 watt e 3. Ventilazione da minimo, medio e massimo è 22, 27, 33 watt. Solo raffreddamento normale, e quindi il consumo minimo che ho registrato è 248 watt, 428 quindi il minimo modulare, e 781 800 watt è ovviamente a potenza nominale. In modalità turbo e ovviamente arriva a un massimo di 1238 watt, e in raffreddamento silent è circa 251 il minimo, che poi in realtà può variare un massimo di 428 watt. In riscaldamento ancora non l'ho provato, ma vi farò sapere ovviamente nella descrizione del video. E in deumidificazione, quindi potenza minima 528 watt e potenza quindi massima dalle 742 agli 800 watt, quindi di potenza nominale. Questo ovviamente è quello dichiarato, che Olympia Splendid dichiara: 100 è minimo, 730 è nominale, 1240 watt è massimo nella modalità turbo a questo punto. Idem quindi con la a pompa di calore sono anche questi, quindi siamo sicuramente lì. Spegnendo il condizionatore, lui si spegne. Ovviamente spegnendo, il ventilatore dell'unità esterna rimane acceso per circa 1-2 minuti. È un modo per raffreddare la batteria dell'esterno. Allora, andiamo alle conclusioni. Questo è un condizionatore che lo consiglio a pieno, ovviamente al nuovo gas R32 che è efficiente. Poi ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi se lo trovate dalle 300 euro, 350, anche 380 euro, ovviamente un 10.000 come questo già va benissimo, già è veramente un buon prezzo per quello che ha. Ovviamente il 12.000 costa ovviamente di più, il 18.000 costa ancora di più, il 24 ancora di più, ovviamente dipende anche dal prezzo, se conviene o non conviene. Ovviamente ottimo rapporto qualità-prezzo tra materiali e qualità, bel design sia dell'unità questa qui interna e sia dell'esterna, che è veramente bello. Consumo ovviamente pochissimo, ha un consumo, l'avete visto, quindi 250-260 watt è proprio il consumo minimo totale, praticamente consuma quanto ha un frigorifero. Poi quindi buona qualità dell'unità interna e anche d'esterna. L'unità esterna è molto robusto, veramente, cioè ci sono condizionatori di marca che questo Olympia Splendid veramente lo sorpassano,
Cioè veramente ci sono certi condizionatori di marca che sembrano chissà cosa, ma questo dell'Olimpia è più, ha una qualità in più rispetto, ovviamente io parlo del motore esterno. Poi quindi è silenzioso, quindi silenzioso sia interna che l'unità esterna, quindi anche all'esterno stesso non si sente troppo. Quindi ha tante posizioni della letta che abbiamo visto e il wifi almeno da me è stato incluso nel pacco. Questi sono i pro, i vantaggi che ha questo condizionatore d'aria, anche i filtri sono di buona qualità. I contro, quindi i difetti che io posso dare a questo condizionatore è qual display lì sopra, secondo me ci voleva un orologio. Invece di far vedere sempre la temperatura preimpostata, secondo me sarebbe stata ancora più eccellente un orologio, tipo l'orario. Che ore sono? Le ore 13, ore 13. Tipo di notte, quando uno sta a dormire, era molto più bello che uno vedeva il condizionatore non solo acceso, anche ovviamente che ora sono. Quello sarebbe stato veramente il top. E invece è così, ma va bene lo stesso comunque. Questo è il mio piccolo contro che do a questo condizionatore. Per il resto il voto che ci do io è 8,5. Ottimo voto ed è perfetto, un bel climatizzatore. Tutto. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima recensione. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale.